Ciao amici e amiche, bentornati nel mio canale Notti in Giallo. Oggi recensirò un film del 1971 del mitico Mario Bava, Reazione a catena. Vai con la sigla. Partirò col dirvi che Reazione a catena ha avuto tanti altri titoli, per esempio in Italia è anche conosciuto con Ecologia di un delitto, oppure in America con Bay of Blood e ancora in Inghilterra fu conosciuto con The Twitch of the Death Nerve. Oggi, oltre che la recensione del film Reazione a catena, vi spiegherò anche quel filone che tanti di noi amano, e cioè il filone degli slasher movies. Quando vidi per la prima volta Reazione a catena, notai molte similitudini in vari horror che avevo precedentemente visto, tra cui Halloween di John Carpenter del 1978 e Venerdì 13 di Cunningham del 1980. Quest'ultimo, in particolare, era molto simile all'opera di Bava perché, oltre che la componente slasher, c'era anche una similitudine nell'ambientazione. Infatti, in entrambi i film, la catena dei delitti si svolgeva in una baia. Allora, molti di noi fan ovviamente del giallo anni 70-80, sanno che appunto il cinema americano è stato parecchio ispirato dal nostro cinema italiano, basti pensare a registi come Quentin Tarantino e Martin Scorsese, e anche lo stesso John Carpenter che dedicò appunto Halloween al cinema italiano, in particolare ad un produttore, Dario Argento. Sappiamo appunto che tutti questi registi erano stati abbastanza influenzati dal cinema italiano. Basti pensare che Alien di Ridley Scott non sarebbe stato sicuramente lo stesso se il regista non si fosse ispirato appunto allo stesso Mario Bava ad un film del 1965 chiamato Terrore nello spazio. Esaminando il concetto di slasher, cioè una figura solitamente mascherata che rappresenta l'omicida, che dà la caccia ad un gruppo di persone, spesso giovani, usando un'arma tagliente, possiamo ben dire che il nostro maestro sanremese aveva già avviato il concetto con 6 donne per l'assassino, anche se poi il film fu categorizzato come giallo. Un accenno allo slasher, seppure lieve, potrebbe esserci anche nel primo film di Hitchcock del 1927 chiamato Il pensionante, era appunto un film muto, oppure dal film che descriveva il serial killer, il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang del 1931. Abbiamo però un film che maggiormente si avvicina al genere, e cioè L'occhio che uccide di Michael Powell nel 1960. Dopodiché, lo stesso anno, già tutti conosciamo, un noto film di Hitchcock che uscì nelle sale ed è Psycho. Appunto, tutti questi film davano piccole idee per poi formare il quadro completo di un film slasher. Ma torniamo al nostro film Reazione a catena. Comincia con un delitto, una ricca contessa viene uccisa, ma curiosità stramba, subito dopo viene ucciso anche il suo stesso killer, lasciando lo spettatore un po' confuso. La baia, di proprietà della contessa appunto, rimane scoperta e qui come degli avvoltoi si presentano un architetto che voleva comprare la terra, ma fu ostacolato dalla stessa contessa che non voleva vendere, alcuni ipotetici eredi della baia e dei ragazzi di passaggio che volevano trascorrere dei momenti di relax proprio nella baia. Vi ricorda qualcosa? E qui comincia un susseguirsi di delitti alquanto efferati in quel periodo. Lo stesso Christopher Lee, che aveva precedentemente lavorato con Bava nel film La frusta e il corpo, d'altronde anche film preferito del produttore Martin Scorsese, quando vide Reazione a catena si alzò nel bel mezzo del film e lasciò il cinema perché indignato appunto da alcune scene sanguinolente e violente. Gli effetti speciali e i trucchi furono curati da Rambaldi, che lavorò in Alien di Ridley Scott, in E.T. di Steven Spielberg e in Una lucertola con la pelle di donna di Fulci. Addirittura quello stesso anno finì in una causa davanti ad un giudice, dovette dimostrare appunto che i suoi effetti speciali erano fasulli e non reali. La colonna sonora invece fu curata da Stelvio Cipriani e a mio parere splendida perché oscillava tra questa melodia con questi ritmi invece abbastanza imponenti che facevano alzare la tensione dello spettatore.
Bava è un regista da capire, mi azzarderei a dire che non è per tutti, specie la nuova generazione che vede un horror per il classico jump scare. Il film Reazione a catena è un ponte tra il thriller europeo e l'horror contemporaneo, tutte queste morti random, con un finale alquanto inaspettato, che ovviamente nessuno, quasi nessuno ha capito e la maggior parte ha odiato. Inoltre non è da sottovalutare l'ipotesi che senza reazione a catena sicuramente non ci sarebbe stato venerdì 13 o Halloween, o comunque sarebbero stati prodotti in maniera diversa. Bava è sempre stato replicato, in alcuni film addirittura copiato, come in Venerdì 13 parte seconda, dove due scene sono praticamente identiche. Il film è stato da parecchi mal capito, forse anche dallo stesso regista. L'assassino reale, in realtà, di Reazione a catena sembra essere proprio la baia, perché chiunque ne venisse a contatto, comunque ci girasse intorno, finiva, diciamo, per morire. Quindi direi che forse lui voleva dare appunto il ruolo dell'assassino proprio alla stessa baia. Quindi direi al posto di cercare un nesso logico fra tutti i delitti si dovrebbe esaminare il film da un lato diverso. D'altronde non tutti i quadri e opere musicali possono avere un nesso logico che spiega un pezzo d'arte. Se solo si potesse andare oltre la spiegazione plausibile dietro ogni cosa, oppure oltre l'effetto speciale digitale, sicuramente ci si accorgerebbe dell'impronta indelebile che questo film ha lasciato nella storia dell'horror. Ora direi di passare alla classifica di chi mi è piaciuto maggiormente o non mi è piaciuto. Quindi fra gli attori che mi sono piaciuti il mio preferito rimane Claudio Camasu, nella parte di Simone il pescatore. Direi che è stato un personaggio di spessore, molto aggressivo e parecchio tosto. Il suo esatto contrario invece è l'interpretazione di Leopoldo Trieste come Paolo l'entomologo. Diciamo che è stato un personaggio che mi ha annoiato, a tratti addirittura anche infastidito. Spero che la breve recensione vi sia piaciuta, se non vi siete ancora iscritti al mio canale fatelo e ovviamente guardate Reazione a catene, spero che piaccia anche alla nuova generazione. Ovviamente auguro a tutti una notte in giallo e arrivederci alla prossima recensione. Ciao!